Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, questa lettura è una lettura diciamo bonus, nel senso che ho preso una delle letture che normalmente faccio raggruppate per tre segni zodiacali e le ho fatte estese, quindi andiamo a vedere un pochettino in modo più approfondito come andrà il settore del lavoro e delle finanze nel mese di dicembre, ok? Mostrami Acquario, tendenze energetiche e lavorative per il mese di dicembre 2023. Ragazzi, abbiamo l'eremita. Mm. Periodo di introspezione, di ricerca, di scavo, anche di isolamento. E quando c'è l'eremita si può anche considerare l'idea di qualcuno che si mette in proprio, che inizia a lavorare da solo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui. E sempre nella descrizione trovate il link al video per il corso di Tarocchi 2024, quindi sono aperte le iscrizioni, se vi interessa potete contattarmi via mail o guardare il video. Allora ragazzi, partiamo con un 4 di coppe, un asso di coppe, l'appeso, il mondo, 10 di bastoni, tre di spade, 2 di bastoni. Mm. Mm. Allora ragazzi, qui ho come l'idea che stiate pensando o cercando di capire che strada prendere per iniziare un nuovo tipo di progetto. Allora, l'asso di coppe può fare riferimento a delle idee, a dei nuovi incontri, magari anche lavorativi che farete, o proprio all'inizio di un nuovo lavoro. Mi viene da dire per cui voi avete una passione, avete proprio un amore. Qui abbiamo l'eremita. Ho come l'idea che qualcuno deciderà di mettersi in proprio in questo periodo di dicembre. Non dico che già lo farete, ma potrebbe essere un'idea che inizierete ad accarezzare. Avete anche l'appeso. Vi dico, e c'è anche il 4 di coppe. È come se ci fosse una situazione difficile da superare. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di coppe. Forza imperatrice. Sì, vi dico, è come se ci fosse questa situazione, probabilmente questa scelta, non lo so, è una situazione che vi fa pensare molto, che richiede coraggio per iniziare. E qui il motivo di questo vostro dubbio, di questo vostro pensare, potrebbe essere il fatto che non avete abbastanza prosperità economica per iniziare questo nuovo progetto o questo nuovo percorso o magari la partita IVA. È un po' come se vi chiedeste: ce lo farò a pagare tutto? Però andiamo a vedere questo asso di coppe. Guardate ragazzi, avete un 3 di bastoni e un 10 di coppe. Devo dire che potrebbe esserci un viaggio in mezzo, uno spostamento, un trasferimento. Per qualcuno sarà magari durante le vacanze di Natale, mi dicono. Ho come l'idea che potrebbe esserci qualche gancio, qualche contatto importante
perché abbiamo anche il 10 di coppe che è una carta familiare, quindi se per caso doveste viaggiare per quello che riguarda il momento delle feste, è come se lì potesse esserci un nuovo incontro, una nuova prospettiva di lavoro proprio. Andiamo a vedere l'appeso. Per qualcuno, ragazzi, è l'inizio di un lavoro dove si viaggia. Può essere magari nelle navi da crociera, potrebbe essere un lavoro inerente ai mezzi di trasporto. Allora, l'appeso è spiegato da un fante di spade, da un 7 di spade e da un 8 di coppe. Di nuovo una carta di viaggio. Allora, quello che mi viene da dire è: 1, di non spendere troppo in viaggi, di non spendere troppo in oggetti che pensate vi possano servire in un futuro e non sapete in realtà se vi serviranno. Di non spendere troppo tempo anche, vi dirò, su cose che magari, insomma, vi interessano relativamente e, considerato che avete anche l'eremita, è un po' come se vi dicessero di controllare bene quali sono i desideri dell'ego, le proiezioni, perché comunque qui abbiamo un 8 di coppe che è l'arcano minore dell'eremita, ma è anche una carta che fa fortemente riferimento alla luna, alle proiezioni, ricercare la propria verità, oppure quella dell'ego, cioè sì, tenete presente che l'appeso è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. E qui è un po' come se doveste rivalutare certi obiettivi, secondo me, o certe idee che avete inerenti all'obiettivo che volete concretizzare. Andiamo a vedere il mondo. 3 di coppe, 5 di spade, sole. Ehm, È interessante perché qui avete due carte di spostamento, mentre qui il mondo, che è anch'essa una carta di spostamento, è girata al contrario. Allora, se per caso aveste una situazione dove siete separati con figli in comune, cioè con figli, insomma, è come se questo progetto fosse un po', ah, come vi posso dire, non dico trattenuto, però ci pensate bene sulle cose per una questione legata ai figli, come se non voleste spostarvi troppo, ma soprattutto se avete figli piccoli. Se non avete figli, perché non è per tutti così, ehm, ho l'idea che prima di avventurarvi in cose nuove è come se doveste togliervi da questa confusione mentale. Avete il 5 e il 7 di spade. Allora, il 5 di spade sono le lotte egoiche verso gli altri. Il 7 di spade sono gli attaccamenti alle cose materiali che soddisfano l'ego. È una carta di avidità. Quindi qui è come se ci fosse qualche cosa che dovete rielaborare per quello che riguarda o il valore che date al progetto o un valore che date, non so, a una collaborazione. Perché poi qui in realtà avete un 3 di coppe al contrario, è come se ci fosse qualche cosa che stride in questa collaborazione o in questo posto lavorativo. Potrebbe anche essere ragazzi che spettegoleranno, perché comunque c'è un 3 di coppe al contrario e un 5 di spade, quindi fate attenzione a come vi muovete se avete già un posto di lavoro, ipotesi, se lavorate già e vi mettono in un nuovo incarico, in un nuovo, magari vi danno il trasferimento o cose di questo genere, non lo so. Comunque fate attenzione ai pettegolezzi. Andiamo a vedere 10 bastoni. L'eremita nuovamente, la regina di coppe, un 10 di bastoni nuovamente e la carta degli amanti. Sì, ragazzi, guardate, qui può essere che a dicembre ci sia una fase di working in progress, di studio su come muoversi, su come trovare il proprio appagamento personale. È proprio
Tra l'appeso e l'eremita che avete due volte comunque, è come fare uno scavo interno e dire: ma sto andando nella direzione giusta? È veramente quello che voglio fare? Sono, diciamo, quanto sono ancora disposta a sopportare l'ambiente in cui sto lavorando? Vi dico, qui ho come la sensazione che qualcuno non voglia lasciare il posto di lavoro per un amore. Risuonerà con un gruppo piccolo, però vi dico che è come se l'ambiente di lavoro fosse piuttosto tagliente, però c'è qualcuno che vi tiene legati lì. Andiamo a vedere il 3 di spade. Regina di denari e 10 di pentacoli. Diciamo ragazzi che questo autoanalisi potrebbe creare questa delusione del 3 di spade, ma d'altro canto vi dà una maggior solidità, una maggiore stabilità. Vi dico, per qualcuno come la sensazione che una persona con cui lavorate, che voi riteniate di famiglia o comunque molto vicina a voi, potrebbe anche tradirvi. Però non lo sento poi così malvagio questo 3 di spade, cioè nel senso ho carte belle intorno, quindi è più una piccola delusione, una cosa che non ci si aspettava, magari un non detto, ma niente di catastrofico, perché comunque abbiamo poi due carte di denari che parlano di abbondanza, di abbondanza, ragazzi, abbondanza economica. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, 8 di bastoni. E giustizia. Allora, se dovete iniziare questa cosa con qualcun altro, con la carta della giustizia, regolarizzate. Cioè, se siete diventati autonomi e arriva qualcuno che vi dice dai, collaboriamo, oppure iniziate a collaborare con un'azienda, perché questo è già un nuovo inizio. Cominciate a collaborare con un'azienda e per caso, non so, potrebbe essere che conoscete qualcuno di interessante lì. Fate attenzione perché potrebbero esserci pettegolezzi, potrebbero esserci invidie, potrebbero esserci, insomma, lingue biforcute intorno a voi in questo mese di dicembre. Portate pazienza, voi cercate di mantenervi lontani da queste energie per non farvi influenzare troppo. Però ecco, ho come la sensazione che ci può essere questa nota un po' stonata con questo 3 di spade. Però tutto sommato, ripeto, se è una nuova collaborazione mettete le carte in tavola. Vi dico, avete ben due carte di contratti, quindi per qualcuno è solo un ritardo, cioè nel senso che magari si pensava di chiudere il contratto a dicembre, invece si slitta a gennaio, ecco, questo sì ve lo posso dire. Però si finisce con due carte di contratti, sono due carte belle, cioè nel senso il 10 di pentacoli è il premio, l'eredità, le opportunità che arrivano, la persona che magari è questa regina di denari che viene in aiuto, perché no? Dipende sempre dalla situazione lavorativa di ognuno, cercate di applicare voi la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere ancora Osho che cosa ha da dirvi. In viaggio e mi viene in mente questo 8 di coppe e il coraggio. L'8 di bastoni ce l'avete già qui, tra l'altro. E la forza anche ce l'avevate, sì, qui. Vi manca il coraggio per far qualcosa, probabilmente, come se aveste bisogno di protezione in un certo senso. Però in realtà, se scavate dentro, vi renderete conto che avete tutte le esperienze, le doti, le conoscenze, la capacità di discernimento necessarie
per affrontare questo percorso da soli. È un po' come se vi dicessero: riflettete con la vostra testa, non vi fate troppo influenzare da quello che potrebbero dire gli altri, perché molte potrebbero essere bugie. Ragazzi, se si tratta di investire dei soldi, io aspetterei l'anno prossimo, non fate movimenti strani prima della fine dell'anno. Ok, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Però tenete presente che anche i più grandi cambi si fanno un passo alla volta. Wow, 3 carte per le fatine. Allora, questa carta vi dice: proteggete i vostri sogni. Quindi teneteli stretti a voi e non ne parlate con nessuno fino a quando non sono già concreti, non sono già messi in opera. Poi abbiamo saggezza, ecco, e qui sento l'energia dell'eremita. È come se vi ricordassero che anno dopo anno si diventa sempre più saggi, proprio perché si impara dagli errori del passato, dalle esperienze precedenti, anche se non sono errori, però nel passato una cosa l'ho gestita in un modo ed è andata X, ora la voglio gestire in un altro modo e andrà Y. Wow, e poi abbiamo questa carta che è la carta della purezza e qua vi dice fondamentalmente di avere fiducia nella purezza di intenzioni del vostro cuore, perché è sempre lì dentro e qui avrete un'espansione del cuore con questo asso di coppe, è sempre dentro il cuore che troverete la risposta alle vostre domande. Ma che belle carte che vi sono uscite. Amici dell'Acquario, fatemi sapere come vi risuona la lettura con un commento. Se avete piacere potete anche mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni al corso di Tarocchi, potete contattarmi via mail o guardare il video qui sotto per saperne di più. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!